Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sul canale porto una recensione, un test un po' più particolare, un po' diversa dal solito, perché voglio testare un coltello folding, diciamo. Il coltello in questione è questo. Come potete vedere le guancette sono in betulla riccia, la lama può essere aperta anche a una sola mano e come vedete il design ricorda un po' i coltelli scandinavi o perlomeno coltelli da bushcraft, almeno a me mi ricorda un po' quelle linee. La cosa particolare di questo coltello è l'acciaio, che come è inciso è un CPM S30V. Questo acciaio ha le caratteristiche di essere molto resistente all'usura, quindi la lama rimarrà affilata anche dopo parecchio utilizzo. Altra caratteristica di questo acciaio è che è 4 volte più resistente del 440C, per cui è tendenzialmente un acciaio per coltelli che hanno bisogno di poca manutenzione, fra virgolette, ecco. Come potete vedere le guancette, come ho già detto, sono in betulla riccia, quindi in legno. Caratteristiche principali del manico sono che, come potete vedere, è molto areato per il semplice motivo che questi coltelli si utilizzano spesso e quindi vengono portati in tasche, giubbotti, e quindi per non essere recettacolo di sporcizia o di inceppi, perché può sempre finire qualcosa all'interno e quindi il coltello si può inceppare, è stata studiata questa forma, quindi polvere, residui vari tendono a scivolare via. Altra cosa interessante, vabbè, il blocco lama è questo, quindi con una mossa verso l'interno si sblocca. Boccole in ottone per rendere ancora di più l'apertura fluida, quindi ora voi non potete vederlo ma l'apertura è molto fluida. La lama è ben fissa, non ha giochi strani, non ha niente. E sembra quasi un coltello fisso invece che un richiudibile. Altra cosa che ha, come potete vedere, è questo piccolo gancio che serve come sempre a bloccarla una tasca o una cinghia o una cintura. L'apertura a doppia mano è sia per destri che mancini, foro per laccio come in tutti i coltelli. E ora vi dico un po' di caratteristiche principali, dimensioni, peso di questo piccolo ma grande coltello. La lunghezza totale della lama è 75 mm, larghezza 22 e spessore 3, in questo punto è 3 mm. La lunghezza totale da aperto è 176 mm e la lunghezza totale da chiuso è 105 mm. Come ho detto è un acciaio CPM S30V, quindi un acciaio premium per un coltello chiudibile. Come viene detto dalla Brisa, come è scritto sul sito della Brisa, questo è un coltello per tutti i giorni, quindi può essere chiamato anche coltello EDC, Everyday Carry. Può essere portato sempre in tasca perché, come ho detto, la lanuggine o altri detriti non vengono bloccati dalla forma del coltello e addirittura, come ho detto prima, le boccole dove gira lama sono in bronzo, quindi anche queste non hanno bisogno di manutenzione frequente. Il peso totale è di 84 grammi, quindi è un coltello relativamente leggero. Secondo me questo coltello può essere utilizzato anche in ambito trekking perché è molto leggero, versatile e nel 90% dei casi soddisferà le nostre esigenze. Inoltre i materiali, la fattura e l'acciaio fa sì che sia un coltello che te lo puoi buttare direttamente nello zaino, scordartene e poi quando serve riutilizzarlo e funzionerà sempre. Anche la linea, a mio modesto parere, è veramente ben realizzata. Il modello è Brick 75, ovviamente in descrizione vi lascio tutti i link al sito ufficiale, allo shop dove potete trovarlo e come dicevo prima la costruzione è veramente ben fatta. Io non ho mai visto un chiudibile così resistente e preciso nell'assemblaggio, non si muove minimamente, non ha giochi, non ha niente. Io l'ho provato un po'
anche qui in ambito outdoor, ne sono rimasto piacevolmente colpito. Ovviamente non è un coltello per spaccarci la legna, da bushcraft, ma come ho detto è un coltello da tutti i giorni. Potete aprirci i pacchi, tagliare la carta, qualsiasi cosa, diciamo. È un coltello tuttofare. Intanto vi faccio vedere l'affilatura, che come sempre è a rasoio, quindi state molto attenti perché è veramente affilato. Faccio vedere anche su un foglio di carta. Veramente affilato. Come vedete anche sul cartone, tanto questa è una scatola che poi butterò via, guardate come riesce a pelare la carta. Riuscite a vedere, ma riesce proprio a fare dei capelli di carta. Adesso lo proverò in ambito boschivo perché tanto io l'utilizzo che ho è pressoché outdoor, perché tanto in casa uno lo potete immaginare come può funzionare. Ovviamente su questo coltello non è che effettuerò molti test, è inutile farvi vedere che taglia la carta, che taglia il cartone, un panino, questo è ovvio. Come si può vedere entra veramente bene nel legno, chiudibile di alta qualità direi. E anche qua guardate come riesce a entrare bene nel legno, con quale facilità. Ovviamente potete fare anche tutti i lavoretti da campo con questo coltello, perché riesce perfettamente a lavorare il legno senza problemi. Ci tenevo a mostrarvelo perché sono rimasto molto sorpreso dalla qualità costruttiva, come ho detto, e a differenza di altri coltelli chiudibili che ho provato anche di qualità di altre marche molto blasonate e molto più costose, questo mi sembra veramente ben realizzato, semplice, con un design lineare, bello, completamente smontabile perché ha le sue vitine esposte, quindi se volete smontarlo per fare manutenzione straordinaria potete farlo, veramente solido. Vi ho fatto vedere qualche piccola prova perché come coltello anche questo è eccezionale, veramente un acciaio che vi durerà per sempre. Come rifinitura di legno in legno è veramente bella. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi lascio in descrizione, come ho detto, tutti i link per il sito, per lo shop della Brisa e tutti i link informativi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un commento, io vi saluto e al prossimo video.